La memoria condivisa, fruizione senza barriere del patrimonio archivistico. Conosciamo l'Archivio di Stato di Ancona, scrigno di memoria e storia. Gli archivi sono istituti culturali che raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Così recita il Codice dei beni culturali che definisce quindi gli archivi quali soggetti fondamentali del sistema cultura del nostro Paese. Conosciamo ora l'Archivio di Stato di Ancona, la sua ricchezza documentaria, i servizi offerti al pubblico e il lavoro che il personale in servizio quotidianamente svolge al suo interno. Mi chiamo Carlo Giacomini. La mia qualifica professionale è di archivista di Stato e dal 2021 svolgo la funzione di direttore dell'Istituto di Ancona. Gli archivi di Stato italiani sono uffici periferici dipendenti dal Ministero della Cultura, istituiti presso ogni capoluogo di provincia. La missione principale degli archivi di Stato è quella di conservare, tutelare, valorizzare e rendere fruibile al pubblico la documentazione in essi conservata. Si tratta in primo luogo di documentazione di organi statali insediati nel territorio della provincia relativi ad organismi statali preunitari, ma gli archivi di Stato ricevono anche documentazione di organi statali post-unitari e questa operazione avviene attraverso il versamento di documentazione che ha diverse scadenze temporali, scaduti 30 anni dalla chiusura della pratica oppure 70 o 100 anni a seconda della tipologia del documento. Noi accogliamo il pubblico, l'utenza, nella nostra sala di studio, che è questa, dove forniamo la documentazione e accogliamo studenti, studiosi, insegnanti, cittadini e professionisti alla ricerca di documenti di natura amministrativa o storica. La missione dell'archivio si concretizza in una pluralità di servizi offerti al pubblico. L'Istituto garantisce la consultazione del patrimonio conservato grazie al servizio di sala di studio, dove gli archivisti e gli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza guidano gli utenti nelle loro ricerche. Chi risiede fuori provincia o all'estero può ricevere assistenza anche da remoto, attraverso il servizio di ricerche per corrispondenza. Chi frequenta la sala di studio inoltre può usufruire di una ricca biblioteca interna. L'archivio promuove inoltre la conoscenza del patrimonio attraverso tutta una serie di iniziative di valorizzazione, come ad esempio mostre, convegni, seminari, pubblicazioni e anche con l'attività didattica con le scuole. L'Archivio di Stato di Ancona fu istituito nel 1941. Se vogliamo conoscere la storia della città di Ancona e dei comuni della provincia, non possiamo non visitarlo e rimanere affascinati dalla mole di faldoni che occupano questo grande spazio. I documenti conservati vanno dal basso medioevo fino alla contemporaneità. Un viaggio nel tempo incredibile, come incredibili sono le ricerche che si possono compiere nell'archivio in tanti diversi ambiti disciplinari. La nostra memoria collettiva e personale passa dunque per gli archivi. Ascoltiamo la storia dell'Archivio di Stato di Ancona e le attività rivolte al pubblico per la valorizzazione del patrimonio archivistico in esso conservato. L'Archivio di Stato di Ancona nasce ufficialmente nel 1941 in attuazione ad una legge di 2 anni prima. Subentra nelle funzioni e nella conservazione del patrimonio documentario a quello che era stato l'Archivio provinciale di Ancona, che aveva raccolto subito dopo l'Unità d'Italia, dal 1863 in avanti, le documentazioni di organi e di uffici statali insediati nel territorio e ormai soppressi dopo l'Unità d'Italia.
ad esempio la delegazione apostolica di Ancona afferente allo Stato Pontificio, la prefettura del Metauro relativa al napoleonico Regno d'Italia e ancora altri organismi provvisori o straordinari. L'attività dell'istituto, stante il periodo bellico, parte soltanto agli inizi degli anni 50, quando l'archivio riceve nuove documentazioni ed è incrementato nel numero dei dipendenti. Nel 1970 l'archivio viene trasferito dalla sua sede storica presso il Palazzo di Giustizia all'attuale presso il quartiere Pinocchio. Durante questi anni l'istituto ha acquisito molta altra documentazione, sia di natura pubblica, come le compete, sia di natura privata, di famiglie o persone o di associazioni. Le documentazioni sono conservate in imponenti scaffalature, in armadi compattabili e in cassettiere. Lo sviluppo in metri lineari, così come calcolano gli archivisti di Stato, per il nostro archivio raggiunge i 18 km di sviluppo. L'istituto conserva oltre 200 archivi, tra essi alcuni materiali sono stati digitalizzati come le 5.000 mappe dei catasti, così come fondi quali i politici quali Marinelli e il senatore Conti, così come album fotografici sulla Grande Guerra. Il materiale archivistico, per essere consultato, ha bisogno di essere riordinato e inventariato. Spesso la documentazione è stata trasferita all'Archivio di Stato, e questo accadeva specialmente in passato, in stato di disordine. Il compito degli archivisti è proprio quello di riordinare e inventariare la documentazione affinché diventi accessibile. Per fare questo sono necessarie competenze tecniche nel campo dell'archivistica, della paleografia e della diplomatica. Le ricerche degli utenti possono concentrarsi su svariate tematiche e su altrettanti periodi storici. Molti utenti arrivano in sala studio per ricevere assistenza per ricerche sulla loro storia familiare, ma si possono svolgere indagini anche su monumenti o opere d'arte della città, su personaggi politici, oppure sulla storia economica di un territorio, e questi sono solo alcuni esempi. In archivio inoltre è presente un laboratorio di legatoria e restauro, dove il funzionario restauratore esegue interventi conservativi sul materiale archivistico danneggiato e realizza i contenitori dove viene ospitato il materiale, quindi cartelle e faldoni. Questi contenitori sono realizzati con materiali idonei a proteggere i documenti e a garantirne la durata nel tempo. Gran parte dei complessi documentali conservati dall'Archivio di Stato di Ancona sono stati inventariati. Tutti i fondi sono descritti nel Sistema Informativo degli Archivi di Stato SIAS, una piattaforma digitale del Ministero della Cultura in continua implementazione allo scopo di mettere in rete il patrimonio archivistico pubblico e privato presente negli archivi di Stato italiani. Il Sistema Informativo dell'Archivio di Stato di Ancona dà accesso alle descrizioni relative ai complessi documentari conservati dall'Istituto e a tutte quelle informazioni relative al contesto storico nel quale la documentazione è stata prodotta e viene oggi conservata ed utilizzata. Il SIAS Ancona è parte di un più complesso sistema, il Sistema Informativo degli Archivi di Stato, ideato dalla Direzione Generale degli Archivi e dall'Istituto Centrale per gli Archivi, con lo scopo di descrivere il patrimonio archivistico pubblico e privato conservato dagli Archivi di Stato italiani. Vi aspettiamo all'Archivio di Stato di Ancona. Le voci sono di Carlo Giacomini, direttore, Silvia Caporaletti, archivista e vice direttrice dell'Archivio di Stato di Ancona, e Pamela Galeazzi, archivista, che hanno raccontato l'Archivio di Stato, la sua storia, il suo patrimonio e la sua funzione. Il video si apre con il logo del Ministero della Cultura, il logo dell'Archivio di Stato di Ancona e il logo del Museo Tattile Statale Omero, uno zoom geografico su Ancona e la Mole Vanvitelliana. Si susseguono immagini dell'archivio e immagini di alcuni manufatti presenti all'interno.
La memoria condivisa, fruizione senza barriere del patrimonio archivistico, è un progetto promosso dal Ministero della Cultura, l'Archivio di Stato di Ancona, con la collaborazione del Museo Tattile Statale Omero.